Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Ci siamo appena lasciati alle spalle la quarta gara del campionato interregionale Thunder Slot e forse abbiamo capito quanto sia importante preparare al meglio la nostra vettura affinché questa si adatti perfettamente al circuito di gara. Sì, perché le condizioni del tracciato cambiano di slot club in slot club. Passiamo infatti da un tracciato in legno MB Slot ad un tracciato Polycar, poi ci troviamo a correre su un tracciato in legno MDF autocostruito ed infine a Borgo Sant'Almazzo ci siamo trovati su una pista Ninco 4 corsie in plastica. Quindi le nostre vetture chiaramente devono essere adatte e adeguate al sempre diverso stile di guida. E come possiamo farlo? Innanzitutto dobbiamo intervenire sul nostro telaio e Thunder Slot, per venirci incontro alla preparazione, ci mette a disposizione all'interno del suo nutrito catalogo una serie di accessori per rendere sempre e comunque performanti le nostre vetture. Uno degli accessori forse più importanti che tutti noi abbiamo montato sulle nostre vetture da gara sono le sospensioni. E allora andiamo in questo video a vederne e a conoscerne più da vicino i dettagli, andiamo a capire come vengono montate e scopriamo anche quali sono le diverse caratteristiche delle varie molle. Nel catalogo di ricambi Thunder Slot abbiamo a disposizione il kit sospensioni complete. In questo caso io ho un kit di sospensioni soft, quindi sono le sospensioni più morbide. Il kit, adesso andiamo comunque ad aprirlo, è composto da un archetto che ci permette la sostituzione con l'archetto originale presente su tutte le vetture Thunder Slot in modo da poter montare più agevolmente le sospensioni. È composto da altri componenti per andare ad installare le sospensioni sia lateralmente sia frontalmente, perché va ricordato che il supporto motore ha 5 punti di ancoraggio sul suo telaio. Poi abbiamo delle viti più lunghe con una parte abbastanza importante di vite senza filetto in modo tale da far scorrere la molla in modo molto più agevole e nello stesso tempo di far scorrere la vite all'interno del suo supporto, e poi in questo caso le 5 molle di tipo soft. Ma ricordiamo che Thunder Slot, a parte il kit completo delle sospensioni, mette a disposizione anche i ricambi delle sole singole molle. Qui ad esempio abbiamo un kit di solo molle hard e qui abbiamo un kit di molle medium, quindi voi potreste comprarvi un kit completo di sospensioni sia medio sia soft sia hard e poi andarvelo ad adattare al vostro stile di guida semplicemente andando a cambiare le molle. Va ricordato che in questo caso abbiamo 10 molle per ogni sacchetto di ricambio, mentre all'interno del kit abbiamo 5 molle, quindi se avete la necessità di provare le molle su diverse vetture potete anche solo semplicemente andare ad acquistare il sacchetto con le molle singole. E per chi volesse sperimentare o comunque provare una sensazione di ammortizzazione un po' diversa rispetto alla molla, c'è sempre la possibilità di andare a montare le cosiddette spugne, ovvero le sospensioni un po' particolari che Thunder Slot ha deciso di andare ad inserire a catalogo, dove la molla viene sostituita da un piccolo cilindro in spugna. Questo serve perché va ad attenuare le piccole vibrazioni, rende la sospensione leggermente più rigida in alcuni punti e ci aiuta a copiare ancora meglio le piccole asperità che potremmo andare a trovare nelle varie piste. In questo caso io ho un kit di sospensioni in spugna completo e, come già accade per le sospensioni in molla, il kit comprende l'archetto posteriore, i 3 punti di ancoraggio del banchino motore rispetto al suo telaio e quindi va ricordato i 2 punti laterali più il punto centrale anteriore, le 5 viti con passo metrico e un'abbondante sezione senza filettature in modo tale da far scorrere agevolmente la vite e la sospensione all'interno della sua sede. Andiamo adesso con l'utilizzo di un telaio di una McLaren Elva Can-Am a vedere come vanno ad essere montate le sospensioni nei vari punti. Quando andate ad acquistare una qualsiasi vettura Thunder Slot, il telaio non ha le molle ma
semplicemente fissato il supporto motore, quindi il classico banchino, al telaio mediante 5 viti. Ne troviamo 2 nella parte posteriore, 2 laterali e una centrale. Ricordiamo ancora una volta che queste viti non sono le classiche viti o a taglio o a croce, ma per essere svitate hanno la necessità di una chiave a Torx. In tutte le vetture di casa Thunder Slot le sospensioni possono essere montate nella parte posteriore della vettura, nella parte laterale e anche nella parte anteriore. Normalmente in questa stagione di gara che mi sono avvicinato a quello che è il campionato interregionale Thunder Slot, ho sempre visto i piloti anche più veloci montare le sospensioni solamente o nella parte posteriore o nella parte laterale. Non ho mai visto effettivamente nessuno andare a posizionare la sospensione nella parte anteriore, ma ragazzi, queste sono tutte prove che ogni pilota deve fare per trovare il giusto feeling con la propria vettura, quindi non è detto che uno stile di guida debba essere per forza copiato da un altro pilota. Anche voi potreste, mediante le prove, trovare il vostro stile di guida e rendere la vettura ancora più performante di quanto già non lo sia. Iniziamo quindi con lo smontaggio della parte posteriore. Toglieremo l'archetto originale, lo sostituiremo con l'archetto presente all'interno del kit di sospensioni. Per farlo vi basterà una semplicissima chiave a Torx T6 e andremo a svitare completamente questi due viti che si trovano nella parte sottostante il nostro telaio. Svitate le due viti, andremo quindi a toglierle dalla loro sede, toglieremo la prima e toglieremo quindi anche la seconda vite e andremo a togliere anche l'archetto originale presente sulla vettura. Come vedete a questo punto la parte posteriore del banchino motore è praticamente svincolata dal telaio. Andremo quindi ad inserire dapprima le sospensioni in questa parte posteriore in modo tale da unire queste due parti. Queste sono le parti che siamo andati a togliere dalla nostra vettura, mentre queste sono le parti che andremo ad installare. Guardiamo ad esempio le viti come sono fatte. Questa è la vite originale della vettura e la vite che siamo andati a togliere dalla nostra vettura. Anche in questo caso la vite di passo metrico presenta una parte priva di filetto, perché potremo comunque sempre sfilarla leggermente pur non andando ad installare le sospensioni, permettendo comunque però un leggero basculamento. La vite che ci servirà invece da sostituire per andare ad installare il kit di sospensioni è questa, ed è una vite decisamente molto più lunga. Se paragonata, io ve le metto qua, ve le giro una di fianco all'altro e potete vedere la differente lunghezza di una vite rispetto all'altra. Questo è l'archetto invece originale, quello che noi troviamo su tutte le vetture. Come vedete è un archetto classico, è un archetto che praticamente serve per andare a mettere in comunicazione il banchino motore con il telaio, lo va a fissare, e questo invece è l'archetto nuovo, l'archetto che andremo ad utilizzare installando le sospensioni. La particolarità di questo archetto è che chiaramente ha un verso. Come possiamo infatti notare, in questo punto ha un leggero smusso che ci permette di far entrare la sospensione all'interno di questo punto, permettendo così alla sospensione stessa di rimanere più fissa all'interno del suo supporto. Per installare le sospensioni, questo kit di Thunder Slot, la procedura è veramente molto semplice. Come abbiamo detto, andiamo dapprima a sfilare quello che è il kit originale, dopodiché una volta che abbiamo svincolato telaio da banchino motore andremo a procedere con l'inserimento delle nostre viti. Lo facciamo come sempre dal basso, infiliamo la prima e infiliamo anche la seconda vite. Aiutandoci poi con il dito andiamo a tenere bloccate le due viti in modo tale che girando la vettura queste non vadano a uscire dalla loro sede. Andiamo così a posizionare le due molle
ricordiamo in questo caso sono due molle morbide, e poi andremo ad inserire l'archetto. Ricordiamoci sempre quindi di inserire l'archetto con la parte dell'incavo rivolta verso la molla, in modo tale che questa possa entrare agevolmente e quindi bloccarsi. Iniziamo così a serrare una prima vite sull'archetto. Ci basterà semplicemente puntarla in modo tale che questa rimanga fissa sull'archetto, e dopodiché andremo a fare la stessa identica cosa anche con l'altra vite. A questo punto dovremo andare a avvitare entrambe le viti affinché queste vadano a fuoriuscire dall'archetto superiore. In questa fase dobbiamo fare particolarmente attenzione a due cose. Innanzitutto dobbiamo andare a avvitare le due viti in modo perfettamente simmetrico, in modo tale che la nostra sospensione lavori il più dritta possibile, e poi dobbiamo fare in modo di andare ad avvitare le nostre viti affinché la molla non sia libera di girare, di muoversi liberamente. Come vedete, in questo caso la molla è praticamente libera, quindi non riesce ad arrivare da una parte all'altra della sospensione. Vuol dire che fondamentalmente nel caso in cui io vada a sospensionare la mia parte posteriore della vettura, potrebbe non lavorare nel migliore dei modi. Dobbiamo avvitare il tutto affinché comunque la molla risulti puntata sulla nostra sospensione. Una volta avvitate le due viti, dovete verificare che la fuoriuscita di entrambe le viti sia perfettamente simmetrica sia da una parte che dall'altra, ripeto, per non far lavorare storta la sospensione, e dovete andare ad osservare che la molla vada ad entrare perfettamente all'interno dell'incavo dell'archetto superiore. In questo modo la nostra sospensione lavorerà nel migliore dei modi. Ma il tutto non finisce qui, perché anche se decidete di fermarvi nel solo montaggio delle sospensioni posteriori, dovete comunque andare ad allentare anche le due viti che si trovano ai lati e poi quella centrale anteriore. Questo perché dovete dare un minimo di gioco al banchino rispetto al telaio affinché questo comunque sia libero di ammortizzare. Come vedete, se io non vado a liberare le parti almeno laterali del banchino rispetto al telaio, questo comunque risulta fisso, quindi si ammortizza perché io sto effettivamente facendo una certa pressione abbastanza decisa nella parte sottostante del banchino motore. Però in effetti la vettura pesa decisamente molto poco, stiamo parlando di pochi grammi, quindi dobbiamo fare in modo che tutte le asperità vengono copiate, e quindi se vi volete fermare solo esclusivamente con il montaggio delle sospensioni posteriori, l'altro lavoro che vi toccherà fare sarà quello di allentare leggermente la parte laterale delle viti e poi anche quella centrale anteriore. Il banchino sarà libero di muoversi e, come possiamo notare, la sospensione posteriore è già decisamente molto più libera. Ma se invece non vi volete fermare a questo punto, volete sostituire anche tutti gli altri punti di ancoraggio con le sospensioni, dovremo andare a fare un po' più di lavoro sul nostro telaio e soprattutto andare a sostituire la tipologia di ancoraggio del banchino motore sul nostro telaio per permettere così alla sospensione di muoversi più agevolmente. Come vedete qui di fianco al telaio, in ogni punto ho messo i 3 componenti che dovremo andare ad installare sulla nostra vettura e andremo così a togliere i componenti originali. Io vi faccio vedere come si fa ad esempio un punto laterale. I 3 punti poi sono completamente identici, per cui fatto uno dovrete ripetere l'operazione su tutti gli altri punti sui quali volete andare ad installare la vostra sospensione. Anche in questo caso dovremo prendere il telaio e andare con la nostra chiave Torx T6 a eliminare completamente una vite che ci permette di fissare il banchino motore rispetto al telaio. La svitiamo completamente, togliamo la vite, anche in questo caso è una vite di tipo imperdibile con un po' di vite lasciate libere dal filetto in modo tale da permettere un basculamento del banchino anche senza l'utilizzo delle sospensioni, e poi dovremo andare a sostituire questi pezzi con quelli all'interno del kit. Partiamo come sempre dalla vite, è una vite anche in questo caso decisamente più lunga rispetto a quella che siamo andati a togliere, andiamo ad inserire la nostra molla per la sospensione e poi come ultimo andremo ad inserire il nostro supporto per la sospensione per bloccarla così sul telaio della vettura. Come sempre la teniamo ferma con un dito e poi andiamo a dare qualche giro in modo tale da fissare la vite con il supporto.
supporto. Arrivati a questo punto vi faccio vedere una particolarità. Questo piccolo supporto ha fondamentalmente una scanalatura, questa, che deve andarsi ad inserire all'interno di una linguetta presente all'interno del telaio. In questo modo avremo la sicurezza che la nostra sospensione possa oscillare nel modo più dritto possibile. E anche in questo caso dobbiamo fare in modo di avvitare la nostra vite fin tanto che la molla non vada abbattuta. In questo modo avremo la sicurezza di avere una sospensione il più dritta possibile. Mi raccomando ragazzi, dovete fare sempre moltissima attenzione nell'andare a posizionare queste viti sempre uguali l'una rispetto all'altra. Possiamo dividere le sospensioni in tre gruppi: il gruppo posteriore, il gruppo centrale laterale e il gruppo anteriore. Qui avrete la facilità di avere chiaramente un'unica sospensione, per cui non avete grossi problemi nell'andare a decidere quanto fissarla. Ma per quanto riguarda la parte posteriore e la parte laterale, mi raccomando che le due sospensioni contrapposte debbano avere la stessa identica escursione. Montata la prima sospensione laterale, facciamo che fare anche la seconda sospensione. Ed ecco fatto, con pochi e semplici passaggi abbiamo il nostro banchino motore completamente sospensionato. Come vedete è molto libero nei movimenti. Non vado in questo momento a montare la sospensione anteriore, come vi ho già detto precedentemente non ho visto nessuno all'interno del campionato montare la sospensione anche in questo punto preciso. E se a questo punto voi volete qualche cosa di più dalla vostra sospensione, volete andare a cambiare il grado di ammortizzazione del vostro banchino, potete a questo punto andare semplicemente a sostituire le molle mettendo quella media, facendo i vostri giri di prova, prendendo i tempi, capendone le sensazioni e poi eventualmente andare ad installare anche la molla hard. E se ancora non vi basta, ci sono le sospensioni in spugna. Apriamo la confezione perché ci tengo anche a farvi vedere come è fatta una sospensione in spugna, perché è una sospensione un po' particolare. Niente di così strano chiaramente, questa è una semplicissima molla che trovate all'interno di qualsiasi kit di sospensioni Thunder Slot o comunque anche all'interno del sacchetto del ricambio delle molle. Questa invece è la spugna che potete andare a sostituire alla molla e fa esattamente lo stesso identico lavoro. La spugna chiaramente è un materiale molto diverso rispetto alla molla, quindi il comportamento è decisamente diverso. Occorre fare qualche giro, occorre comunque provarla. Il consiglio è sempre di provare tutti i componenti in modo tale da riuscire a capire quale meglio si adatta alle vostre particolari condizioni di guida, alla vostra tipologia di condotta della slot car e poi decidere per il meglio. Se volete sostituire la molla con la spugna vi basterà semplicemente andare a svitare una vite dove è già presente la molla. In questo caso io prendo una sospensione laterale, vado a svitare completamente la vite, vado a toglierla dal suo supporto, facciamo attenzione a non far volar via la molla, andiamo a rimettere la vite, andiamo a posizionare la spugna, la infiliamo perché chiaramente la spugna è forata in modo tale da riuscire a entrare perfettamente all'interno della vite e poi andiamo a rimettere il cappellotto che ci servirà per andare a fissare la nostra sospensione. Una cosa che mi sento di dire per quanto riguarda il discorso delle spugne è che se decidete di utilizzare questo tipo di sospensioni, anche in questo caso la vite va serrata in modo tale che la spugna non sia praticamente libera di oscillare, ma sia appena puntata tra le due parti della sospensione. Come possiamo notare, anche in questo caso la sospensione fa egregiamente il suo lavoro. Il grado di durezza di questa spugna rispetto alle altre molle, quindi anche a quella dura, è veramente diverso. Ripeto, bisogna provarla per capire quale sia la soluzione migliore. In ogni caso Thunder Slot vi offre tutte le possibilità per venire incontro alle vostre esigenze e sicuramente troverete la soluzione più adatta a voi. Quindi ragazzi, avrete sicuramente capito quanto è importante questo tipo di accessorio. Personalmente ho utilizzato le molle dure sulle piste in legno, mentre quando mi sono avvicinato alla pista Ninco in plastica, è un tracciato
leggermente più difficoltoso rispetto ai due precedenti sul quali ho corso, perché aveva diverse parti tecniche, diversi punti in cui fare delle brusche accelerate e delle brusche frenate. Io ho cambiato completamente l'assetto, a parte il banchino motore che poi magari vedremo in un video successivo. Sono andato ad installare delle molle morbidi, per cui sono passato dalle extra duro, comunque le molle più dure che ha catalogo Thunder Slot, a quelle più morbide. Questo mi ha permesso di adattare la mia vettura al meglio rispetto al tracciato di gara. Mi raccomando ragazzi, se volete farmi qualche domanda scrivetemelo nei commenti. Intanto, se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e io come sempre vi do appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.